Bentrovato e bentrovata in Momenti di Benessere. Questo podcast ideato, creato e dedicato a chi cerca maggior serenità nella propria vita, una maggior pace interiore, soprattutto reimparare a ascoltarsi e portare attenzione alla propria vera essenza. La puntata di oggi è dedicata alla frase che si dice molto spesso: non ho mai tempo. E quante volte davanti a una scelta ti sei risposta non ho tempo e hai preferito rimanere ferma? Ti sei bloccata perché non sapevi quello che volevi e per timore di sbagliare non hai fatto un passo avanti. In alcune situazioni magari hai anche risposto non ho tempo, ma sapevi dentro di te che non era così, che il motivo era un altro. Ho deciso di parlarti di questo argomento dopo una lunga giornata dove ho corso parecchio e mi sento sinceramente un po' come se mi fosse passato addosso un tir e affronto quindi un argomento leggero per parlare di questo tema. Sono stanca, la sera preferirei andare a dormire anche se magari sono solo le 7, saltando addirittura la mia pratica serale di yoga che è diventata veramente una routine per farmi star bene e soprattutto perché so che la mia schiena e le mie articolazioni, soprattutto delle anche, ne hanno bisogno davvero tutti i giorni di quell'attenzione. E lo yoga per me è diventato veramente una benedizione dal cielo, ma delle sere onestamente preferirei non srotolare il materassino e farne a meno. E quindi mi dico non ho tempo per stendere il tappetino a terra, seguire la lezione, anche fosse solo mezz'ora. Sì, perché sono iscritta a una academy online di yoga e le lezioni possono essere di anche se vuoi 15 minuti, 10 minuti, 20, 30, un'ora e mezza, in base anche a quale tipo di pratica vuoi seguire, a quale tipo di insegnante preferisci scegliere la sera. E quindi ne hai un po' per tutti i generi e anche un po' per tutti i tempi. In realtà c'ho anche un libro sul comodino che riposa lì e mi fa venire una gran voglia di leggerlo la sera. È anche pieno di annotazioni e post-it in più pagine perché quando una lettura mi dà tanto diventa anche una sorta di diario per me. Però ti dico la verità che mi sono chiesta quando mi fermo e dico non ho tempo, ma davvero non ho tempo? Oppure è solo una scusa? A me è capitato e succede ancora di entrare nel loop del non ho tempo. Tipo ieri sera, ad esempio, che appunto è capitata questa cosa che non volevo srotolare il materassino di yoga e non avevo voglia di mettermi a leggere qualcosa che poteva magari servirmi anche per creare dei contenuti. Per fortuna mi è venuto in mente un intervento di un noto professionista di crescita personale che ho seguito con estremo interesse. Parlava proprio del non avere tempo, di tutte quelle volte in cui diciamo non ho tempo e di conseguenza la risposta è negativa a qualsiasi richiesta. Colpa di quelle tre semplici parole: non ho tempo. In automatico queste ti bloccano e non ti permettono di fare un passo in avanti. Ma quando va bene ascoltarle? Quando invece sono sintomo di qualcos'altro, che hanno un altro significato. È semplice, guarda, dipende semplicemente da tre fattori. Il primo è l'ego. Ah, questo maledetto ego, questa parolina di tre lettere che ha un significato così profondo e intimo. È un grande nemico se prende il sopravvento e fa di tutto per mettere a tacere la tua umiltà. Quando è lui che comanda, pensi di essere molto più importante e non hai tempo per nient'altro. Non ascolti il tuo corpo e le tue necessità, tutto passa in secondo piano, se non il piacere fino a se stesso, se non questo cibo che si dà all'ego che diventa sempre più grande. È una perenne corsa alla soddisfazione che è più superficiale, quella che costa meno fatica, raggiungibile senza sforzi. Il secondo è la priorità. Se non hai chiaro dentro di te quali sono le tue priorità, non potrai mai capire cosa ti fa bene e cosa invece soddisfa solo l'ego. E quindi un po' si fonda con l'ego, proprio si unisce a questo nutrire l'ego. Diventa un po' tutto confuso, com'è confusa poi la tua direzione. Le tue priorità sembrano quelle più alla portata della tua mano, quelle più semplicemente alla portata della tua mano, attenzione, è come se fare uno sforzo in più fosse assurdo. Il terzo fattore è la volontà,
Questo proprio è il fattore chiave. Rappresenta la voglia di portare a compimento un progetto o un fine. Quella spinta che ti muove, che non ti fa percepire la stanchezza, ma esiste solo il traguardo da raggiungere. E se manca la volontà, manca anche il carburante. Quando ego, false priorità e mancanza di volontà si sommano, la risposta che ti sale sempre alle labbra è non ho tempo. Ed è una scusa il dire se il giorno avesse 36 ore allora riuscirei a fare tutto. Non è vero, perché si riesce a fare molto nelle ore che abbiamo disponibili. Per qualsiasi cosa, soprattutto per quelle che ti richiedono un focus maggiore e un'efficacia migliore. Allora, piuttosto di muoverti o smuoverti, rimani ferma e non scegli. E più rimani ferma, meno permetti alla tua autostima di crescere. Perché non vedi miglioramenti, ma solo stasi. Quando tu stai ferma e non vedi niente che migliora, ti butti ovviamente giù di morale. Cosa puoi fare allora per compiere quel passo in più? Ti devi porre questa domanda fondamentale. Cosa voglio davvero? Ti assicuro che dentro di te lo sai cosa vuoi, quali sono le tue priorità, cosa fa bene per te, soprattutto comprendi quando non ho tempo è una scusa per non fare niente, per non muoverti, per ascoltare il tuo ego che ha preso il sopravvento. Ci vuole coraggio, curiosità e soprattutto sincerità nel darsi la risposta all'interrogativo cosa voglio? Questo è uno dei grandi interrogativi della vita, anche nelle piccole cose. E di piccole cose appunto sono partita parlandoti un po' della mia serata di stanchezza, della scusa di non aver tempo per praticare yoga o leggere alcune pagine dell'ultimo libro che ho sul comodino. Questo perché i 3 punti di prima li puoi iniziare ad analizzare nella vita di tutti i giorni. Nel mio caso, davvero la mia priorità è andare a letto. Che cosa mi cambia dormire mezz'ora in più? Che cosa cambia se quella mezz'ora la dedico allo yoga o alla lettura invece che a entrambi e la dirotto sul sonno? Forse niente, ma se lo faccio stasera poi lo farò anche un'altra sera e una sera ancora. Ricorda quello che ti consigliavo di diffidare. Soddisfazione effimera e sempre più alla portata della mia mano. Tante scuse per non fare nulla. Dirò sarò meno stanca concedendomi mezz'ora in più di sonno, ma lo sappiamo perfettamente che mezz'ora in più di sonno non cambiano la vita, ma mi cambia veramente tanto se yoga non lo pratico alla sera, perché lo sento il giorno dopo, l'anca destra che schiocca. Perché? Perché ho sempre un muscolo che è l'iliopsoas, che nasce dall'addome e arriva fino al ginocchio, che è sempre teso. E quindi la pratica di yoga che mi dedico ogni sera serve proprio per allungare e rilassare questo muscolo, altrimenti il giorno dopo poi lo sento. Se non è il giorno dopo, sicuramente il giorno successivo. Stando anche davanti al computer o comunque facendo tanti massaggi, ho le spalle irrigidite, ho il collo che comunque spesso lo sento che è duro. E se non mi dedico allo yoga la sera facendo un po' di allungamenti con qualche asana proprio di apertura del petto, di allungamento delle articolazioni, poi il giorno dopo ho le spalle ancora più dure ed è ancora più difficile stare delle ore davanti al computer, magari alla mattina in ufficio, oppure avere tutto il pomeriggio pieno di appuntamenti in studio. Perché? Perché non ho fatto quel minimo di attività che so che mi fa bene, ma non fa bene solo al mio fisico, fa bene anche alla mia mente. E quindi sarò meno stanca dormendo mezz'ora in più? Può essere, però il mio corpo poi mi chiederà comunque il conto. Così mi sono chiesta sinceramente cosa voglio davvero, qual è la mia priorità e la risposta è stata non avere il corpo dolorante, non avere la mente appesantita e so che mi costa fatica la pratica, ma poi sto proprio bene. Così, appena chiudo il PC, quando termino magari di scrivere qualcosa per la newsletter oppure per qualche contenuto dei social, srotolo il materassino e faccio partire una musica rilassante. 15 minuti di una meditazione guidata, una quindicina di lettura e va bene così stasera, mi dico, e la mezz'ora è passata ed è un valido compromesso. Nel mio piccolo va bene così. Alleno il mio piccolo per applicare la stessa pratica nel mio grande, ai grandi interrogativi della vita, il mio lavoro e i miei affetti. E voglio farti una domanda, quando è stata l'ultima volta che hai risposto non ho tempo e in realtà era una scusa? Mi piacerebbe magari che tu me lo raccontassi scrivendomi in privato oppure venendomi a trovare nel mio centro olistico Aura Spay in provincia di Verona.
per capire un po' se effettivamente questo non ho tempo è una scusa per non muoverti perché non sai dove andare, e non è una questione di mania di procrastinazione, quindi di cercare delle scuse per non fare, ma magari effettivamente perché non sai dove direzionare la tua attenzione. Magari potremo anche parlarne insieme. Siamo arrivati alla fine di questa puntata dove ti ho parlato un po' della mia routine serale, di quando non ho voglia di fare niente, ma vorrei solo stendermi a letto e dormire, ma che in realtà quella mezz'ora che dedico allo yoga oppure a una lettura oppure ascoltare un po' di musica è comunque un toccasana per il mio corpo e la mia mente. E come delle volte utilizziamo la scusa non ho tempo, ma anche durante il giorno quando potremmo dedicare quei minuti che utilizziamo per scrollare video sul cellulare oppure semplicemente guardando qualcosa al computer invece di fare dell'altro che possa essere sicuramente più utile a noi, ma non dico a noi come persona, come lavoro, ma proprio a noi come anima e quindi un nutrimento per l'anima. Perché davvero durante la giornata molto spesso buttiamo via il tempo dalla finestra e quel tempo non torna indietro. E ho voluto quindi dedicarti questa puntata condividendoti anche quando io non ho voglia di fare niente, ma cerco insomma di comprendere che cosa voglio davvero e che cosa fa bene per me. Mi ha fatto piacere parlartene, io sono Federica Borsato e sono una operatrice olistica da quasi 20 anni e ho un centro in provincia di Verona da 15. Mi occupo di crescita personale praticamente da sempre ed è sempre stata la mia grande passione. Conduco questo podcast e mi puoi trovare su YouTube, Apple Podcast e Spotify e tutte le principali piattaforme di podcast. Esce una puntata tutte le domeniche mattina e io ti aspetto quindi alla domenica mattina o quando vuoi tu per ascoltarmi e magari fare delle considerazioni insieme sulla tua e sulla mia vita. A presto!